Salve a tutti, sono Pietro Aprea, benvenuto a questo nuovo video. Iniziamo un mini corso di analisi tecnica e fondamentale. Partiamo dall'analisi fondamentale. La piattaforma che utilizzo è Simple Street, è uno screener per andarci appunto a facilitare il compito della ricerca delle aziende. Possiamo andare a vedere cosa fanno le aziende e come si comportano in termini di fatturato, per esempio. L'analisi fondamentale è importante perché possiamo andare a vedere come si è comportata l'azienda in maniera macro e fondamentale negli anni scorsi. Sono tre i fattori che mi piace vedere di un'azienda, che sono molto importanti. Il primo è se l'azienda è futuribile o meno, cioè la futuribilità dell'azienda, quindi se ha prospettive di crescita. Il secondo fattore è il fair value rispetto alla market cap, cioè il valore intrinseco che ci offre l'azione in quel determinato momento rispetto alla sua capitalizzazione del mercato, cioè capire se l'azienda è overvalued o undervalued, cioè se è sopravvalutata o sottovalutata il prezzo dell'azienda. E il terzo punto sono le performance passate, che ricordiamo non sono indicazioni delle performance future, ma ci indicano come si è comportata in termini appunto fondamentali l'azienda negli scorsi anni. Utilizzo Simply Wall Street, ragazzi, potete usare qualsiasi piattaforma, non faccio promotore di questa piattaforma, ma la trovo davvero utile. Andiamo su Companies e per esempio andiamo a fare un esempio pratico di quello che vado a vedere. Andiamo a fare uno screener su Apple per andare a fare una mini analisi. Andiamoci a vedere quelle che sono le sue caratteristiche. Andiamo a vedere quanto è valutata rispetto alla market cap Apple. Vedete che il sito ci dice che l'11,8% undervalued, quindi diciamo che da un punto di vista strategico potrebbe essere interessante. Lasciamo perdere la grandezza dell'azienda di Apple. Immaginate stessimo analizzando un'azienda a caso, un'azienda di cui non conoscete nulla in sostanza. Quindi questo è un segnale che potrete pensare sia interessante. Poi ci andiamo a vedere il price to earning ratio, cioè praticamente il PE rispetto all'industria e rispetto al mercato. La piattaforma ci indica anche se i valori e ci andiamo a fare un'idea su questi indicatori. Dopodiché, altra cosa importante è appunto la crescita futura, quindi abbiamo stabilito, prima cosa, che l'azienda è undervalued, cioè sottovalutata rispetto alla sua capitalizzazione del mercato. Poi andiamo sulla crescita futura e vediamo in termini di fatturato, appunto gli analisti pensano che ci sia una crescita abbastanza netta fino al 2024, per esempio. Poi andiamo a vedere quelle che sono le performance passate. Andiamo a vedere anche però per quanto riguarda la futuribilità, andiamo a vedere appunto anche come si comporta l'azienda rispetto all'industria, rispetto al mercato. Cioè è importante avere un'azienda che batta il mercato. Cioè perché scegliamo un'azienda rispetto a un'altra? Fondamentalmente perché quell'azienda statisticamente negli anni passati si è comportata meglio rispetto alla media del mercato. E questo è un indicatore. Eccolo qua. Con questa informazione gli analisti quindi ci dicono se l'azienda in futuro potrà battere o meno il mercato e l'industria stessa. Scorriamo sempre, vediamo gli earnings che sono in costante crescita dal punto di vista del grafico, qui vediamo, e poi abbiamo altro fattore importante, il ROE futuro. Diciamo che a me piace sempre vedere un ROE che batte l'industria. Il ROE dell'industria appunto a 3 anni, come notate, è del 19,9%, l'azienda, la compagnia, del 128,3%. Quindi significa che gli analisti pensano che questa azienda possa strabattere il mercato. Poi andiamo sulle past performance, quindi le performance passate. Eccole qui, andiamo a vedere gli earning passati. Mi piace vedere gli earnings in costante crescita. Abbiamo visto che nell'ultimo anno gli earnings sono nettamente aumentati in comparazione con la crescita del fatturato. Quindi mi piace vedere una crescita comparata del fatturato con quella degli earnings. E quindi vedere appunto questa similitudine che c'è tra i due dati in sostanza. Poi vediamo le performance passate e poi abbiamo il ROE, Return on Equity, che appunto è il 140% rispetto al 20% dell'industria, quindi un altro dato abbastanza importante. Mi vado a vedere il ROA, il ROS, se battono quelle dell'industria o meno, e poi, cosa molto importante, la salute finanziaria dell'azienda. Quello che mi vado a vedere è se gli asset rispetto ai debiti sono maggiori o minori. Quello che mi piace avere è che nel breve periodo e nel lungo termine se gli asset battono i debiti. E quindi vediamo che da questo punto di vista non ci abbiamo problemi. E l'ultima caratteristica che di solito vado a vedere è questa, cioè il debito rispetto all'equity. Di solito mi piace vedere
un equity maggiore del debito, ma in questo caso non ce l'abbiamo, e questa diciamo una caratteristica delle aziende futuribili. Quindi difficilmente troverete aziende futuribili con poco debito, e quindi dal mio punto di vista questo non è un campanellino d'allarme. Di fondamentale importanza appunto è poi andare a vedere cosa fa l'azienda, quindi nell'overview della compagnia, e andiamo about the company, e in questo caso possiamo andare a vedere come e su quali mercati opera l'azienda. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, se volete gli approfondimenti sta il mio sito che potete vedere sul link in descrizione del video, dove valuteremo insieme tutti quelli che sono gli approfondimenti e tutte quelle che sono le strategie che utilizzo per fare trading. Se volete vedere le mie statistiche quotidiane e giornaliere, ho 2 account eToro, sempre link in descrizione. Ragazzi, che dirvi, buon trading a tutti, alla prossima!